Dicono che durante le feste chi vive da solo la solitudine la sente di più. Non ho mai capito veramente perché, finché non è successo a me. Se hai visto le puntate precedenti saprai che a questo punto della storia sono in Australia da più di un anno e di cose ne sono successe. Sono 50 giorni però che siamo solo io e lei, la mia station wagon, casa mia. Ci siamo fatte tutta la costa del New South Wales, bella città, tra campeggi, ostelli, soste improvvisate, outback, paesini, big cities e un sacco di oceano. A me la solitudine piace, anzi, è proprio l'unico modo possibile. La mia parte preferita? Non dover aprire bocca per prendere una decisione o per cambiarla dopo 10 secondi. La quantità di cose che succedono e che vedo è talmente grande che il tempo per consultarsi, tastare il terreno, non ferire i sentimenti altrui, non sfanculare i progetti di qualcun altro proprio non c'è. Tutta. Un pranzo intero non ho lasciato. E soprattutto lo spettro di emozioni che mi attraversa è talmente variabile che starci dietro o spiegarle o filtrarle a chi ho intorno sarebbe perdersi la possibilità di provarle tutte così come vengono. Tutta questa nebbia c'era anche ieri sera, infatti ho dovuto dormire con tutte le coperte che avevo disponibili, sia per il freddo che per l'umidità, però ho dormito. Poi sì, qualcuno intorno c'è sempre. In viaggio non sei mai solo, dicono. È vero, ma capita spesso che, poggiata la testa sul cuscino la sera, mi chieda: ho parlato con qualcuno oggi? Il benzinaio? Distributore numero 7, grazie. Pago con la carta. Buona giornata anche a lei. No, quello era ieri. Ma oggi? Oggi no. La voce l'ho usata però. Sto alla grande e non cambierei niente di come sto vivendo. E poi sono così vicino al confine con il Queensland che mi sembrava Giove quando sono partita da Melbourne. Sono quasi lì. Il piano di fare il giro intero dell'Australia sembra possibile davvero ora. È rimasta solo una cosa da fare, poco prima di superare il confine, e non vedo l'ora. Festeggiare il mio compleanno a Byron Bay. Ora, Byron Bay non è solo un paesino sul mare, non è solo patria della van life. Byron Bay è uno stile di vita. Quello che succede qui, succede solo qui. I negozi che ci sono non li troverai in nessun'altra parte d'Australia, o forse del mondo. Lo puoi toccare con mano, l'orgoglio e l'ostentazione invisibile di chi vive a Byron. Stile casual chic, l'ha chiamato qualcuno. Poi ciliegina sulla torta, ci abitano anche diversi volti noti nelle loro casette discrete. Che siano le vibes, le onde o qualcos'altro da attirarmi, è Byron, il mio regalo di compleanno. Ecco qua dove ho dormito nelle ultime 3 notti sull'autostrada. In realtà le altre 2 notti le ho passate qui in fila da questa parte. Qua ci sono tipo i bagni, qui c'era parcheggiato un pulmino e un van che se ne sono appena andati e penso c'era qualcun altro lì. E dice che non si può campeggiare, però dormire in macchina non è campeggiare, giusto? È un po' rumorosa, però alla fine con i tappi alle orecchie si può superare qualsiasi notte quando è gratis, a posto così, altrimenti Byron Bay è veramente troppo costoso. Byron Bay vibes. Non lo so esattamente quando ho iniziato a sentirmi triste a Byron Bay. Non c'è motivo per esserlo. Ci sono solo volti sorridenti in giro, non un singolo accenno di dubbio o stress negli occhi di chi incrocio. Neanche i bambini si lamentano, sono rilassati persino loro. Ho a disposizione la stessa vista che hanno loro. Quei gruppi di ragazzi, quelle famiglie laggiù.
Sento le loro risate, la complicità con cui si parlano. Ma forse, più che il sole che cala, sto osservando loro e li sto invidiando. Vorrei che quei ragazzi lì fossero i miei amici da una vita, i miei compagni di università, forse. Vorrei chiedergli cosa hanno fatto ieri e che chiedessero a me come sta andando quel progetto nuovo. Vorrei che fossimo già famiglia senza ripartire dalle presentazioni, dall'imbarazzo iniziale. E vorrei essere quella bambina sulla mia altalena preferita, ma sapere allo stesso tempo di vivere in un posto senza uguali nel mondo. Non lo so esattamente quando. Ho iniziato a sentirmi triste a Byron Bay. E così oggi è il mio 29esimo compleanno e il secondo in Australia. Ho trovato un paio di amici e siamo andati un po' in giro, ma non è stato come festeggiare davvero. Forse è questo il prezzo da pagare per questa vita incredibile che ho, per questa libertà completa. Rinunciare a quei pochi momenti in cui qualcuno poi lo vorresti davvero accanto. Tipo lanciare un festone di compleanno, quello proprio da sola non lo posso fare. Li capisco ora quei servizi del TG che fanno sotto Natale, delle persone che si sentono sole. Ho sempre storto il naso, ma che vuol dire? È un giorno del calendario come un altro. È responsabilità del singolo e del suo coraggio, dicevo. Mentre io ero a tavola con altre 30 persone con il mio stesso cognome e il piatto pieno. Ma capirlo davvero ora, per quanto non sia piacevole, è un dono enorme. Perché finché una cosa non la provi tu per davvero, rimarrà una chiacchiera da bar di cui forse non hai neanche diritto a parlare. Ciao Byron Bay, è stato bello. Direzione border col Queensland. Purtroppo non ho visto Chris Hampson. Da ieri Melbourne è di nuovo in lockdown. Ci sono 20 casi. Io ho sia la patente che la targa della macchina registrata in Vittoria. Sarà divertentissimo passare il bordo, ma va bene. Mancano 7 minuti e in questi momenti io sono sempre terrorizzata. So che non dovrei esserlo perché qui sta tutto in regola. Non sono stata a Melbourne negli ultimi 2 mesi, però comunque i controlli alle dogane, la polizia mi mette un po' d'ansia. Boh. Ora che la polizia non mi occupa più i pensieri, mi ritrovo con quella sorta di malinconia degli ultimi giorni. Nessun saluto di addio nell'ultima città e nessun benvenuto in questa, o nella prossima. Non lo so ancora dove dormirò stanotte. Che vita incredibile. Sono lì che cammino quando di colpo vedo un riflesso strano nell'acqua. Ma che è? Mi fermo. All'orizzonte, sulla linea dell'oceano, in mezzo al nulla, si staglia la sagoma gigante di alcuni grattacieli. Non lo so perché mi colpisce così tanto, è talmente tanta la sorpresa che invece di aprire Google Maps e vedere di che si tratta come faccio sempre, fermo una signora e le chiedo: che cos'è quel posto? Surfer Paradise, mi dice, è un quartiere della città di Gold Coast. Mai sentita. E mentre ancora mi guarda, cerco su Google Ostelia Surfers Paradise. Primo risultato, Tequila Sunrise. 40 minuti di strada, $12 a notte, bomba, mai visto un ostello così economico, prenoto, per stanotte dormo lì. Allora, provo a Surfer Paradise, da 3 giorni che volevo rimanere, sono già 2 settimane e mezzo. Ma facciamo un passo indietro. La stessa sera che sono arrivata in ostello, la cena era in condivisione, gratis. Mi son presa il mio piatto di pasta dal pentolone, mi sono seduta al tavolo della cucina comune e guardavo timidamente Chiara lì, come faccio sempre. Ma poi l'ho detta, una frase qualsiasi, non mi ricordo neanche quale. Dopo 5 minuti, ero una di loro. Perché è così che funziona negli ostelli, soprattutto in alcuni come questo.
È davvero riduttivo definirli posti economici e spartani dove dormire quando sei in viaggio. Perché se capisci fino in fondo le potenzialità di un ostello, allora troverai quello che stai cercando, o qualcosa da cercare. Le possibilità di aggregamento sono infinite grazie a quella condivisione forzata che sta alla base di un ostello. Spazi e risorse non sono mai solo tuoi, ma sono tuoi nella stessa misura con cui lo sono di chiunque altro. Allo stesso tempo l'ostello si mostrerà con vesti diverse se sei lì di passaggio oppure se ti fermi più a lungo, diventando un long term e cadendo nel vortice vero, non per forza sempre virtuoso, ma sicuramente intenso. Ora, questo ostello è diventato casa in pochi giorni, tra pancakes freschi ogni mattina, la cena comunitaria 4 volte a settimana, e un unico grande dormitorio con 100 pods al posto dei letti, che sono come delle bare, che io adoro perché c'è tantissima privacy. È la stessa sensazione tra la claustrofobia e la protezione del dormire in macchina. Qui ho trovato il pezzetto di puzzle che colmava perfettamente quella voglia di condivisione non vincolante di cui avevo bisogno. Sono diventata parte dell'ostello tanto da lavorarci anche. Ogni mattina preparavo 150 pancakes. Avevo mai cucinato per così tante persone? Mai. Sarebbe risuccesso in futuro? Forse. La mia parte preferita? Tornare a casa la sera e ritrovarci tutti intorno al tavolo della cucina. Come stai? Che hai fatto oggi? L'hai fatta poi quella cosa che hai detto ieri? E il progetto come va? Perché alle 11:15 di sera ti è venuta fame? E in una di queste sere mi ritrovo a parlare con 2 ragazzi che sono appena tornati dal loro secondo turno di farm. Hanno rinnovato il visto per il 3° anno. Ora, questo argomento a me interessa poco. Ho rinnovato il visto per il 2° anno appena 4 mesi fa, dopo aver fatto volontariato per 88 giorni nelle zone colpite dagli incendi. È stata un'esperienza bellissima, ma ora voglio proprio viaggiare e basta, senza vincoli. O fermarmi qui più a lungo, rimanere con i miei amici. Ma quindi lasci che ti scade il visto e basta? Mi chiedono. No, non puoi farlo, te ne pentiresti. Prova a lavorare per il prossimo visto. Sì, è vero, sono 6 mesi di lavoro, ma poi hai un altro anno a disposizione per stare in Australia e continuare il viaggio. Provaci, te ne pentiresti, provaci. E ho appena mandato l'email alla mia prossima datrice di lavoro. Sto andando da Gold Coast. Sono abbastanza triste perché il modo in cui mi hanno colpito queste persone è assolutamente inaspettata. Ed è successo esattamente nel momento in cui ne avevo bisogno. E ogni volta pensi che è l'ultimo perché non potrai mai trovare poi persone come quelle con cui hai passato questa esperienza, con quel periodo, e poi in qualche modo la vita di nuovo ti mette davanti un'altra esperienza, altre persone, altri ricordi, altre condivisioni, altri sorrisi, abbracci. Per quanto so che incontrerò altre persone che mi lasceranno questa sensazione di nuovo, adesso mi fa sentire triste. Ma bisogna andare perché bisogna andare. Così come ho lasciato le persone a Malta, così come ho lasciato qualsiasi altro posto prima, anche adesso. Quindi ultimo saluto a Gold Coast. A me piace pensare che quel giorno a Byron Bay, nonostante fossi triste e mi sentissi sola, l'ho ringraziato l'universo per quella strada incredibile su cui mi aveva messa. Sono entrato in macchina lo stesso per continuarlo quel viaggio, perché un sogno va inseguito fino in fondo, se è un sogno vero.
L'ho accettata, quella solitudine voluminosa nel mio stomaco. Se è questo il prezzo da pagare, lo accetto tutto, gli ho detto. E lì, proprio in quel momento, l'ho vista, una città disegnata in mezzo all'oceano. E poi è bastato dire: ciao ragazzi, come va?